Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video vi parlerò di un dipinto realizzato da Giuseppe Pellizza da Volpedo, cittadina nell'Alessandrino, che si intitola Il Quarto Stato. Quarto Stato perché segue il primo stato, quello composto dal clero, il secondo stato, quello composto dai nobili, e il terzo stato, quello composto dalla borghesia. Il quarto stato è quello dei lavoratori, quello rimasto indietro nei diritti. Giuseppe Pellizza impiegò ben 10 anni per arrivare alla stesura finale del dipinto e nel corso del video vi mostrerò le varie fasi interlocutorie fino alla versione definitiva, che è quella attualmente conservata al Museo del Novecento di Milano. Buona visione. Partiamo con alcune informazioni sull'opera, realizzata da Giuseppe Pellizza da Volpedo e datata 1898-1901. Il quadro è un olio su tela che misura 293 x 545 cm ed è ora conservato al Museo del Novecento di Milano. È interessante riepilogare brevemente gli spostamenti del quadro nel corso del XX secolo. L'opera, dopo la sua realizzazione, rimase inizialmente invenduta e restò nelle mani degli eredi di Pellizza fino a quando venne esposta in una mostra a Milano alla Galleria Pesaro tra il 1919 e il 1920. Qui un critico d'arte, Giulio Marangoni, colpito dal dipinto, ne promosse l'acquisto da parte del Comune di Milano tramite sottoscrizione pubblica. L'opera venne quindi esposta al Castello Sforzesco nella Sala della Balla. Durante il ventennio fascista l'opera venne accantonata in un magazzino. Solo negli anni 50 venne per così dire riscoperta e per 30 anni rimase collocata presso la sala del Consiglio Comunale di Milano. Da qui è stata spostata alla Galleria di Arte Moderna, sempre a Milano, dove era parte di una bellissima collezione di opere divisioniste, ed infine è stata collocata alla fine del 2010 all'inizio del percorso espositivo del Museo del Novecento. Il quadro è ora posto dentro una sorta di grande nicchia che lo contiene appena e che si trova prima di accedere alle sale vere e proprie del Museo del Novecento, il cui percorso espositivo ha inizio con le avanguardie internazionali, con quadri di Picasso, Matisse, Klee, Kandinsky, Mondrian e con un'ampia collezione di opere futuriste. Nella foto mi vedete davanti al quadro, mentre gesticolo, alludendo alla grande attenzione che Pellizza mise nello studio gestuale dei lavoratori protagonisti dell'opera. Simbolicamente, essendo datato 1901, il quadro rappresenta l'alba del nuovo secolo, anche se a tutti gli effetti un dipinto che si colloca a cavallo tra due secoli, anche perché è stato elaborato lungo 10 anni di studi da parte di Pellizza. Anche la tecnica divisionista utilizzata dal pittore di Volpedo è tipicamente ottocentesca, essendo stata codificata intorno alla metà degli anni Ottanta del secolo. A tal proposito vi rimando alla visione del video dedicato al dipinto Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte, che vedete nell'immagine, vero e proprio manifesto del puntinismo francese di Georges Seurat. Trovate il link in descrizione. Il tema sociale non era nuovo per la pittura divisionista italiana e ne rappresenta una delle peculiarità. Come esempio vi mostro un dipinto di Emilio Longoni, L'oratore dello sciopero, datato 1890-1892, che ci mostra un manifestante che arringa la folla. Il quarto stato può essere considerato a tutti gli effetti l'opera della vita per Pellizza, che vedete nella foto, che vi dedicò non solo un intero decennio di intensi studi e ripensamenti, ma anche tutte le proprie energie morali e ideali. Nel quarto stato trova piena applicazione la tecnica divisionista alla quale il pittore aderì intorno al 1894, ma anche l'attenzione di Pellizza per le tematiche sociali. La totale dedizione alla realizzazione dell'opera portò Pellizza ad uno stato di indigenza. L'opera fu accolta negativamente quando venne esposta la prima volta nel 1902 alla Quadriennale di Torino. Il fallimento si ripeté in successive esposizioni, sino a gettare nello sconforto totale l'artista che, anche in seguito alla perdita della moglie, si suicidò. Il quadro ebbe poi una lenta ma crescente rivalutazione, diventando un simbolo della lotta della classe lavoratrice.
Ora l'opera è riconosciuta dalla critica ed anche a livello iconico. Per fare un esempio, nel corso dell'Expo che si è tenuto nel 2015, il Quarto Stato è stato scelto come una delle 6 icone artistiche di Milano, accanto a opere celeberrime come il Cenacolo di Leonardo da Vinci, la Pietà di Michelangelo e lo Sposalizio della Vergine di Raffaello. Vediamo ora come Pellizza nel corso di 10 anni di lavoro arrivò alla realizzazione finale del quadro. Ambasciatori della fame è il punto di partenza del lungo lavoro di Pellizza. L'artista nel 1891 assiste ad una manifestazione che si svolge in piazza Malaspina a Volpedo, la sua città natale. L'evento fa riflettere il pittore, che realizza una prima versione dell'opera, che è in realtà una serie di 3 bozzetti realizzati tra il 1891 e il 1895, che precedono di diversi anni il dipinto definitivo, il Quarto Stato, che è del 1901. Qui vediamo il bozzetto del 1892 di Ambasciatori della fame. Possiamo notare alcuni aspetti che persisteranno nell'opera definitiva. Intanto in primo piano vediamo, isolati rispetto al resto della folla, 3 personaggi che indicativamente hanno già l'aspetto dei 3 protagonisti della versione finale, con una differenza importante. Quello sulla destra è un uomo che diventerà un personaggio femminile. Mentre il terzetto ha già occupato la piazza, la folla retrostante sta per entrarci arrivando da una via. Come scrisse Pellizza, i personaggi in primo piano sono gli ambasciatori, quelli che l'artista definisce i più intelligenti, quelli capaci di tenere a freno gli istinti ma consapevoli di essere nel giusto. Il titolo di questi primi bozzetti, Ambasciatori della fame, è emblematico. I manifestanti rivendicano un livello minimo di sussistenza, chiedono di potersi sfamare. Un elemento importante di questo bozzetto è la grande ombra in primo piano. Che cosa rappresenta? È l'ombra della casa padronale verso cui i manifestanti si stanno dirigendo, Palazzo Malaspina, che vediamo nella foto. Questo significa che l'azione che osserviamo, l'avanzare dei lavoratori, ha una meta precisa: dirigersi verso la residenza dei padroni per rivendicare i propri diritti. Teniamo a mente questo aspetto perché nelle successive evoluzioni dell'opera sparirà. Della successiva versione del quadro, che si intitola Fiumana, Pellizza da Volpedo realizzerà un dipinto, che vediamo nell'immagine, che rappresenta Piazza Malaspina. Questo scorcio della piazza rappresenterà lo sfondo entro cui si muoveranno i manifestanti. Qui vediamo la stessa Piazza Malaspina in una foto d'epoca. La Fiumana, conservata alla Pinacoteca di Brera, che vediamo nell'immagine, rappresenta il punto intermedio verso la realizzazione del Quarto Stato. Le dimensioni sono già monumentali, 255 x 438 cm. Pellizza, quindi, già nel 1895-96, data di realizzazione del dipinto, pensa in grande. La differenza principale rispetto ad Ambasciatori della fame è la presenza nel terzetto in primo piano di una donna che tiene in braccio un bambino. La famiglia, quindi, non solo la donna, entra nel gruppo di lavoratori. Dico lavoratori perché Pellizza non connota in maniera precisa questo aspetto, pensa alla classe lavoratrice in generale, non a contadini o a operai. Un altro aspetto nuovo rispetto al lavoro precedente è l'assenza dell'ombra in primo piano, l'ombra del palazzo padronale che abbiamo visto. Questo è importante perché la fiumana di lavoratori non si muove contro qualcosa o qualcuno di specifico, ad esempio i padroni terrieri, ma si muove idealmente verso un futuro migliore con la consapevolezza di una nuova identità di classe, quella che poi lo stesso Pellizza definirà il quarto stato. Il dipinto è incompiuto e notiamo i ripensamenti del pittore nel ritrarre la folla di manifestanti. E veniamo al quarto stato. Il primo titolo di questa ultima versione era in realtà Il cammino dei lavoratori. Solo in occasione della già citata esposizione alla Quadriennale di Torino del 1902, il titolo venne cambiato da Pellizza in Quarto Stato.
Il salto decisivo di questa opera è quello di non volere più rappresentare in senso stretto la cronaca di una manifestazione, come già avevano fatto artisti come Longoni, ma rendere universale il dipinto. Questa nuova consapevolezza in Giuseppe Pellizza prese corpo anche a seguito dell'ondata emotiva che suscitarono i cosiddetti Moti di Milano del maggio 1898, che si chiusero nel sangue con la morte di almeno un'ottantina di persone. I milanesi scesero in piazza per protestare contro l'aumento del prezzo del pane. Ne seguì una repressione cruenta, voluta dal generale Bava Beccaris, con il dispiegamento persino dell'artiglieria nel centro della città. Nella foto vediamo i cannoni in piazza del Duomo. Pellizza volle rappresentare i lavoratori che avanzano compatti e sicuri del loro nuovo status. Non marciano contro qualcuno, ma per affermare se stessi, la propria dignità e fierezza di lavoratori, componente decisiva dello Stato, quella quarta parte rimasta indietro sul piano dei diritti. Per questo i lavoratori, sopraggiungendo da una zona in ombra, entrano in una piazza illuminata dal sole, simbolo di rinascita. Le tre figure in primo piano riflettono le impostazioni precedenti del quadro, con il personaggio sulla destra che, come in Fiumana, è una donna per la quale aveva posato la moglie Teresa. Questi tre personaggi, seppure staccati, non sono isolati, avanzano con la certezza di chi rappresenta l'avamposto, ma sa che può contare sulla forza del gruppo, dell'intero popolo di lavoratori. La folla retrostante occupa tutta la lunghezza del quadro ed è disposta in modo ordinato su file successive. Il pittore, per accentuare il senso di monumentalità del quadro, studiò a lungo i classici, in particolare il cartone della scuola di Atene di Raffaello e anche pare l'Ultima Cena di Leonardo. Se osserviamo il cartone della scuola di Atene, conservata alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, qui confrontata con l'affresco delle stanze vaticane, notiamo la straordinaria varietà dei gesti dei personaggi, una gestualità eloquente ed espressiva per quanto contenuta e pacata. Raffaello raggiunge l'equilibrio straordinario tra ordine ideale e realismo. Il pittore divisionista fa proprio questo concetto. Pellizza inserisce delle figure reali e infatti alcuni popolani gli fecero da modelli, ma in un contesto monumentale ed allegorico dove ogni lavoratore deve avere la statura morale di uno dei filosofi della scuola di Atene. Questo è il grande salto che Pellizza compie nell'ultima stesura del Quarto Stato, che non è più un semplice quadro di denuncia o di cronaca, ma un quadro simbolo di un popolo, quello dei lavoratori, che si fa quarto stato. Se scorriamo il quadro, notiamo come ogni uomo e donna sia stato disegnato e modellato con cura. Ognuno, nell'avanzare inesorabile, sta facendo qualcosa. Indica con le mani, conversa con il vicino, porta le mani sulla fronte per proteggersi dai raggi del sole, qualcuno è assorto o tiene a bada i bambini. Quella di Pellizza non è una folla anonima che perde l'individualità del singolo, ma una folla composta da persone consapevoli che sono parte di una più ampia consapevolezza di classe. Pellizza inoltre non rappresenta una folla inferocita che alza le mani o i pugni al cielo, cosa che avrebbe dato una maggiore connotazione politica di lotta contro qualcuno, ad esempio il proprietario terriero della prima versione, o in senso più lato contro il sistema oppressivo, ma come detto una folla che ha maturato il proprio ruolo e lo afferma sul piano storico. Pellizza è estremamente ambizioso, forse troppo, e questo è il motivo per cui il quadro non piacque alla critica e quando venne esposto per la prima volta alla Quadriennale di Torino del 1902 non venne né premiato né acquistato, cosa che se fosse avvenuta avrebbe dato almeno un po' di respiro alla situazione disastrosa del pittore dal punto di vista finanziario. Il dipinto iniziò invece a circolare, ad essere diffuso dopo qualche anno dalla sua realizzazione negli ambienti politici ed apparve su alcune riviste. Tra le numerose citazioni del quadro che si sono succedute negli anni, vi mostro la locandina del celebre film Novecento di Bernardo Bertolucci del 1976, nel quale il quarto stato appare nei titoli di testa. Nel corso del video abbiamo visto come Pellizza da Volpedo
abbia pensato a un'opera monumentale che rappresentasse idealmente la classe lavoratrice e non fosse solo la rappresentazione di un fatto di cronaca. Fatemi sapere se avete gradito il video, e nel caso mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa pensate del Quarto Stato e dell'opera divisionista di Pellizzo da Volpedo. Vi aspetto al prossimo video.